Quella che stai per ascoltare non è una storia qualunque, non è adatta a minori né a persone particolarmente sensibili. È un racconto horror pensato per inquietarti e turbarti profondamente, spingendoti ad affrontare paure che potresti preferire evitare. Se non te la senti, è il momento di fermarti e cambiare video, e devi farlo qui ed ora. Se invece sei pronto a sfidare le tue paure, allora continua pure, ma ricorda, è a tuo rischio e pericolo. Il suono acuto di un bicchiere che si infrange sul pavimento mi fa sobbalzare. Mi volto di scatto, ma vedo solo Sara che si scusa imbarazzata con uno dei camerieri. Sorrido nervosamente, cerco di rilassarmi, ma non riesco a scrollarmi di dosso questa sensazione di inquietudine. Forse dipende dal fatto che siamo ad Halloween ed a me non è mai piaciuta questa incomprensibile festa, anche se c'è qualcosa che non va in questo posto. Lo sento. Doveva essere una serata speciale, la cena di Halloween per festeggiare il matrimonio di mia cugina Emma. Invece, fin dal nostro arrivo al castello, ho avvertito una strana tensione nell'aria. Sara cerca di tranquillizzarmi. Dice che sono solo suggestioni dovute all'atmosfera gotica del luogo. Forse ha ragione lei. Dopotutto siamo qui per divertirci, vero? I bambini sono al sicuro dei nonni. Possiamo goderci la serata senza preoccupazioni. Eppure... Il castello Corvino si erge maestoso sulla cima di una collina, circondato da boschi secolari. La struttura medievale è stata recentemente ristrutturata e trasformata in una location per eventi di lusso. Questa sera ospita il ricevimento di nozze di Emma e Marco, circa 50 invitati tra parenti ed amici. Io e Sara siamo arrivati nel tardo pomeriggio. Il sole stava già calando dietro le montagne, tingendo il cielo di rosso sangue. Un presagio inquietante, ho pensato, ma mi sono subito dato dello sciocco. È solo un tramonto autunnale, niente di cui preoccuparsi. Il personale ci ha accolto con grande professionalità, mostrandoci le nostre stanze al secondo piano. L'arredamento è un mix fra antico e moderno. Mobili d'epoca si alternano a comfort contemporanei. Dalla finestra si gode una vista mozzafiato sulla vallata sottostante. Mentre ci prepariamo per la cena, Sara cerca di stemperare la mia evidente tensione. Dai tesoro, rilassati. Sarà una serata fantastica. Emma ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Lo so, è che questo posto mi mette i brividi. Non trovi che ci sia qualcosa di sinistro? Lei scoppia a ridere. Ma dai, è solo un vecchio castello ristrutturato. Certo, l'atmosfera è un po' cupa, ma siamo ad Halloween. È perfetto per l'occasione. Annuisco poco convinto. Sara ha ragione, devo smetterla di farmi paranoie. Ci dirigiamo verso il salone principale, dove gli altri invitati si stanno già radunando per l'aperitivo. La sala è decorata con zucche intagliate, ragnatele finte e candele che proiettano ombre sulle pareti di pietra. Gli ospiti chiacchierano allegramente, molti indossano maschere o costumi a tema. L'atmosfera sembra rilassata e festosa. Ci avviciniamo al bancone del bar, dove un barman in livrea sta preparando cocktail dai nomi macabri. Ordino un sangue di vergine per me ed un veleno di strega per Sara. Mentre aspettiamo, noto che uno dei camerieri ci sta fissando in modo strano. Quando incrocio il suo sguardo, distoglie rapidamente gli occhi. A questo punto un brivido mi percorre tutta la schiena. Hai visto quel tipo? Mi stava guardando in modo inquietante, sussurro a Sara.
Lei si guarda intorno confusa. Quale tipo? Non vedo nessuno che ci stia fissando. Lascia stare, forse l'ho solo immaginato, rispondo. Cerco di scacciare quella sensazione di disagio, concentrandomi sulla conversazione con gli altri invitati. Emma e Marco fanno il loro ingresso trionfale, accolti da un applauso. La sposa è raggiante, nel suo abito bianco, decorato con ragnatele di pizzo nero. Lo sposo indossa uno smoking rosso sangue. Una coppia perfetta per un matrimonio ad Halloween. Che poi, detto fra noi, perché mai uno dovrebbe festeggiare il proprio matrimonio proprio ad Halloween, per me resta un mistero. Dopo i saluti di rito e qualche foto, veniamo invitati a prendere posto a tavola per la cena. Il salone è ancora più suggestivo. Lunghi tavoli di legno massiccio sono illuminati da candelabri d'argento. Sui muri sono appesi arazzi antichi che raffigurano scene di caccia e battaglie medievali. Io e Sara ci sediamo vicino ad Emma. La conversazione scorre piacevole, tra ricordi di infanzia ed aneddoti divertenti sulla coppia di sposi. Il cibo è delizioso, piatti della tradizione rivisitati in chiave horror, come vita di zombie in salsa di sangue, ovvero involtini di melanzane al pomodoro, o cervella di gatto, che sarebbero mousse di formaggio. Eppure non riesco a rilassarmi del tutto. Continuo ad avere la sensazione di essere osservato. Ogni tanto lancio occhiate furtive intorno, ma non noto nulla di strano. Sara mi dà una gomitata. Smettila di guardarti in giro come un paranoico, stai rovinando l'atmosfera. Scusa, hai ragione, è che in quel momento si spengono tutte le luci. Un urlo acuto risuona nella sala, seguito da esclamazioni di sorpresa e qualche risata nervosa. Poi le luci si riaccendono e vediamo Emma in piedi al centro della stanza. Scusate lo spavento, era solo un piccolo scherzo di Halloween. Ora preparatevi per il dessert, se avete ancora il coraggio di mangiarlo. Tutti ridono ed applaudono. Io cerco di unirmi all'ilarità generale, ma il cuore mi batte ancora all'impazzata. Per un attimo, nel buio, mi era sembrato di vedere una figura incappucciata accanto al tavolo, ma deve essere stata solo una sensazione data dal gioco di luci. Il dessert viene servito, una torta a forma di castello gotico, con torrette di cioccolato e merletti di zucchero. È un vero capolavoro di pasticceria, lo devo ammettere. Mentre assaporo una fetta, noto che uno dei camerieri mi sta fissando di nuovo. Questa volta sono sicuro di non essermelo immaginato. Sara, guarda quel cameriere laggiù, non smette di fissarci, dico rivolto a mia moglie. Lei segue il mio sguardo, poi sbuffa esasperata. Ma di chi stai parlando? Non c'è nessun cameriere lì. Come sarebbe a dire, è proprio lì, vicino alla porta. Sara scuote la testa. Tesoro, lì non c'è nessuno. Mi sa che hai bevuto troppo. La guardo incredulo. Com'è possibile che non lo veda? L'uomo è proprio lì, immobile, con gli occhi puntati su di noi. Ha un'espressione indecifrabile sul volto, un misto di curiosità e fame. Un brivido mi percorre la schiena. Decido di alzarmi per andare in bagno. Ho bisogno di schiarirmi le idee. Mentre attraverso la sala mi sembra che l'uomo mi segua con lo sguardo, ma quando mi volto di scatto è sparito. Il bagno è al piano di sopra. Salgo le scale di corsa con il cuore che mi martella nel petto. I corridoi sono bui e silenziosi, illuminati solo da poche luci. Raggiungo il bagno e mi chiudo dentro, appoggiandomi al lavandino. Mi sciacquo il viso con acqua fredda, cercando di calmarmi. Stai impazzendo, mi dico, guardandomi allo specchio. È solo la tua immaginazione che ti sta giocando brutti scherzi. Ma mentre alzo lo sguardo, noto qualcosa di strano nello specchio. Per un attimo mi sembra di vedere un'ombra muoversi alle mie spalle. Mi volto di scatto, ma la stanza è vuota. Quando torno a guardare lo specchio, l'immagine è tornata ad essere normale. Esco dal bagno con le gambe che tremano. Mentre percorro il corridoio per tornare al salone,
Sento dei passi dietro di me. Mi fermo, mi giro. Niente. Eppure i passi continuano, sempre più vicini. Il panico mi assale ed inizio a correre. Raggiungo le scale e le scendo velocemente, rischiando di inciampare. Entro nel salone ansimando, attirando gli sguardi perplessi degli altri invitati. Sara mi viene incontro preoccupata. Tesoro, stai bene? Sei pallido come un cencio. Io non lo so, ho sentito qualcuno che mi seguiva, ma non c'era nessuno. Lei mi accarezza il viso con dolcezza. Calmati, deve essere stato solo un capogiro. Vieni, siediti e bevi un po' d'acqua. Mi lascio guidare al tavolo, cercando di riprendere il controllo. Gli altri invitati hanno ripreso a chiacchierare e ballare. La musica copre il battito accelerato del mio cuore. Sara mi porge un bicchiere d'acqua, che bevo avidamente. Forse è meglio se andiamo in camera, suggerisce. Hai bisogno di riposarti un po'. Annuisco debolmente. Ci scusiamo con gli sposi ed usciamo dal salone. Mentre saliamo le scale, non posso fare a meno di guardarmi continuamente alle spalle, ma il corridoio alle nostre spalle resta vuoto e silenzioso. Entriamo in camera nostra e Sara chiude a chiave la porta. Mi siedo sul letto, sentendomi improvvisamente esausto. Lei si siede accanto a me e mi prende la mano. Vuoi parlarne? Cosa ti sta succedendo? Esito un attimo, poi decido di confidarmi. Non lo so, Sara. Da quando siamo arrivati qui ho questa sensazione, come se ci fosse qualcosa di sbagliato. Ho visto cose strane, figure che scompaiono, ombre che si muovono e quel cameriere che ci fissava. Quale cameriere? Te l'ho detto, non c'era nessuno. Lo so, ma io l'ho visto, Sara. Era reale quanto te. Lei mi guarda preoccupata. Forse è solo lo stress. Ultimamente hai lavorato troppo, sei stanco e questo posto un po' inquietante di certo non aiuta. Annuisco ancora una volta poco convinto. Sara ha probabilmente ragione, devo solo riposare un po'. Mi stendo sul letto e chiudo gli occhi cercando di rilassarmi. Lei si sdraia accanto a me accarezzandomi i capelli. Non so quanto tempo sia passato, ma ad un certo punto mi sveglio di soprassalto. La stanza è buia e silenziosa. Sara dorme profondamente accanto a me. Mi alzo piano, cercando di non svegliarla, e mi avvicino alla finestra. La luna piena illumina il paesaggio circostante, proiettando ombre allungate sul prato del castello, e lì, proprio al centro del prato, vedo una figura incappucciata. È immobile, con il volto rivolto verso la mia finestra. Il cuore mi balza in gola. Mi stropiccio gli occhi, sicuro di star sognando. Ma quando torno a guardare, la figura è ancora lì. Anzi, ora si sta muovendo. Lentamente inizia ad avanzare verso il castello, verso di me. Il panico mi assale. Corro verso Sara e la scuoto freneticamente. Sara, svegliati, c'è qualcuno lì fuori. Lei si sveglia confusa. Cosa? Di cosa stai parlando? La trascino alla finestra. Guarda, là sul prato c'è una figura incappucciata che sta venendo verso di noi. Sara scruta l'oscurità, poi si volta verso di me esasperata. Non c'è nessuno là fuori. Smettila con queste assurdità. Ma come fai a non vederlo? È proprio lì. Lei mi prende per le spalle, guardandomi negli occhi. Ascoltami bene, non c'è nessuno là fuori. Stai avendo delle allucinazioni. Forse è meglio se chiamiamo un medico. La guardo incredulo. Com'è possibile che non veda quella figura? È così evidente. Sta già raggiungendo l'ingresso del castello, a meno che... Un pensiero terribile mi attraversa la mente. E se Sara avesse ragione, se fossi io ad avere le allucinazioni, se tutte le cose strane che ho visto fossero solo frutto della mia immaginazione. Mi lascio cadere sul letto, con la testa tra le mani. Sara si siede accanto a me, accarezzandomi la schiena. Va tutto bene, tesoro, supereremo anche questo. Domani mattina andremo da un dottore e... Le sue parole vengono interrotte da un rumore.
Passi pesanti che salgono le scale. Si stanno avvicinando alla nostra stanza. Mi alzo di scatto con il cuore che batte all'impazzata. Sara mi guarda confusa. Cosa c'è adesso? Non li senti? Ci sono dei passi nel corridoio. Lei scuote la testa. Io non sento nulla. Stai di nuovo immaginando. Ma i passi si fanno sempre più vicini. Sono proprio fuori alla nostra porta. Trattengo il respiro, aspettando che qualcuno bussi o entri, ma non succede nulla. Dopo quello che sembra un'eternità, i passi si allontanano. Li sento scendere le scale, sempre più lontani. Finalmente riesco a respirare di nuovo. Sara mi guarda con un misto di preoccupazione e frustrazione. Basta così, domattina ce ne andiamo da qui e ti porto subito da uno specialista. Non possiamo andare avanti in questo modo. Annuisco debolmente. Forse ha ragione lei. Forse sto davvero impazzendo. Ma una parte di me continua a pensare che ci sia qualcosa di reale in tutto questo, che il castello nasconda dei segreti oscuri che solo io riesco a percepire. Passiamo il resto della notte svegli, io a scrutare nervosamente ogni ombra, Sara a cercare di calmarmi. Quando finalmente l'alba inizia a tingere il cielo, ci alziamo esausti, facciamo i bagagli in silenzio e scendiamo al piano terra. Il castello sembra deserto, gli altri ospiti probabilmente dormono ancora. Lasciamo un biglietto per gli sposi, scusandoci per la partenza improvvisa. Mentre carichiamo le valigie in macchina, lancio un ultimo sguardo al castello Corvino. Per un attimo mi sembra di vedere una figura alla finestra della nostra stanza, ma sbatto le palpebre e la visione scompare. Saliamo in auto e Sara mette in moto. Mentre ci allontaniamo lungo il viale alberato, sento un peso sollevarsi dal mio petto. Eppure non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che stiamo lasciando qualcosa di incompiuto alle nostre spalle. Sara guida in silenzio, lanciandomi ogni tanto occhiate preoccupate. So che sta cercando le parole giuste per affrontare la situazione. Finalmente, dopo circa mezz'ora di viaggio, si decide a parlare. Senti, so che non è il momento migliore per parlarne, ma dobbiamo affrontare quello che è successo stanotte. Sospiro, guardando fuori dal finestrino. Lo so, mi dispiace di averti spaventata, non so cosa mi sia preso. Non devi scusarti, tesoro, sono solo preoccupata per te. Queste allucinazioni non sono normali. Penso davvero che dovresti vedere uno specialista. Ricordi che anche un anno fa avisti un problema simile? Ricordi che dicevi di vedere? Cos'era? Aspetta. Ah sì, un uomo incappucciato quando uscisti per gettare l'immondizia. Annuisco lentamente. Forse hai ragione, ma non erano allucinazioni, Sara. Almeno non credo. Era tutto così reale. Lei mi stringe la mano. Lo so che per te lo sembra, ma devi fidarti di me. Non c'era nessuno in quel castello oltre a noi e gli altri ospiti. Nessuna figura incappucciata, nessun cameriere che ci fissava. Le sue parole mi fanno riflettere. E se avesse ragione, se tutto fosse stato frutto della mia immaginazione? Eppure c'è qualcosa che non quadra, un dettaglio che mi sfugge. Improvvisamente un'idea mi colpisce come un fulmine. Sara, aspetta un attimo. Come facevi a sapere del cameriere che ci fissava? Non te ne ho mai parlato ieri sera. Lei si irrigidisce visibilmente, stringendo il volante. Cosa? Certo che me l'hai detto. Me l'hai ripetuto più volte durante la cena. No, ne sono certo, non te l'ho mai menzionato. L'unica volta che te ne ho parlato è stata stanotte, nella nostra stanza. Sara rallenta con l'auto, accostando sul ciglio della strada. Si volta verso di me, con un'espressione indecifrabile sul volto. Tesoro, stai di nuovo confondendo le cose. Me l'hai detto, fidati di me. Ma ormai il dubbio si è insinuato nella mia mente. Inizio a ripensare a tutti gli eventi della notte precedente, cercando di separare i fatti dalle supposte allucinazioni, e più ci penso, più mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Sara, guardami negli occhi e dimmi la verità. Cosa sta succedendo veramente?
Lei esita, poi abbassa lo sguardo. Non so di cosa stai parlando. Sei confuso, hai bisogno di aiuto. No, sono perfettamente lucido ora. Tu sai qualcosa che non mi stai dicendo. Forse sei coinvolta in tutto questo. Sara scoppia a ridere, ma è una risata nervosa, forzata. Ma ti senti? Stai accusando tua moglie di essere parte di qualche complotto. Ti rendi conto di quanto sia assurdo? Eppure, nonostante le sue parole, vedo qualcosa nei suoi occhi. Paura, senso di colpa. Non riesco a decifrarlo, ma so che c'è molto di più di quanto mi stia dicendo. Voglio tornare al castello, dico con fermezza. Cosa? No, assolutamente no. Dobbiamo andare da un dottore. Hai bisogno di aiuto. L'unico aiuto di cui ho bisogno è la verità, Sara, e sento che posso trovarla solo tornando lì. Lei scuote la testa, visibilmente agitata. Non possiamo tornare, è troppo pericoloso. Pericoloso? Perché? Cosa c'è in quel castello che non vuoi che io scopra? Sara resta in silenzio per alcuni secondi, poi sospira profondamente. Va bene, torniamo, ma ti avverto, non ti piacerà quello che troverai. Fa inversione di marcia ed iniziamo il viaggio di ritorno verso il castello Corvino. Il silenzio in auto è pesante e carico di tensione. 1000 domande mi frullano per la testa. Cosa sta realmente accadendo? Quale ruolo ha Sara in tutto questo? E cosa troverò una volta tornato al castello? Dopo quello che sembra un'eternità, rivediamo le torri del castello stagliarsi contro il cielo mattutino. Sara parcheggia nel vialetto d'ingresso spegnendo il motore. Si volta verso di me con gli occhi pieni di lacrime. Sei sicuro di volerlo fare? Possiamo ancora andarcene, dimenticare tutto questo. La guardo negli occhi, cercando di capire cosa si nasconde dietro quelle lacrime. Devo sapere la verità, Sara, qualunque essa sia. Scendiamo dall'auto e ci avviciniamo all'ingresso principale. Con mia sorpresa la porta è aperta. Entriamo nel salone, che era deserto e silenzioso. Le decorazioni di Halloween sembrano ora sinistre e minacciose alla luce del giorno. Dove sono tutti gli altri? Chiedo con la mia voce che echeggia nella sala vuota. Sara non risponde, limitandosi ad avanzare verso le scale. La seguo con il cuore che batte sempre più forte. Saliamo al secondo piano, dirigendoci verso la nostra stanza. Quando Sara apre la porta, resto senza fiato. La stanza è esattamente come l'abbiamo lasciata, ma c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Sul letto, rannicchiata in posizione fetale, c'è Sara. Mi volto di scatto verso la donna accanto a me, che ora sorride in modo inquietante. Benvenuto nella verità, mio caro. La mia mente fatica a processare ciò che sto vedendo. 2 Sara, ma com'è possibile? Quale delle 2 è reale? La Sara sul letto apre gli occhi, fissandomi con terrore. Aiutami, non è quello che sembra. L'altra Sara ride, un suono freddo e metallico. Oh, ma è esattamente quello che sembra. Vedi, caro, non erano allucinazioni le tue, era la verità che cercava di farsi strada attraverso l'illusione che avevamo creato per te. Noi, chi siete voi? Cosa sta succedendo? La mia voce trema, incapace di comprendere la situazione. La falsa Sara si avvicina, accarezzandomi il viso con una mano gelida. Siamo i guardiani di questo luogo. Da secoli attiriamo qui le anime perdute, nutrendoci delle loro paure e dei loro desideri più oscuri. Tu eri perfetto, così suscettibile, così pieno di dubbi ed insicurezze. Indietreggio, cercando di allontanarmi da lei. No, non è possibile. Queste cose non esistono. Oh, ma esistono e come? E tu lo sapevi, in fondo al tuo cuore. Ecco perché eri così inquieto fin dall'inizio. Una parte di te sentiva la verità. Mi volto verso la Sara sul letto, che ora sta piangendo silenziosamente. Sara, dimmi che non è vero, dimmi che è solo un incubo. Lei scuote la testa, con la voce rotta dal pianto. Mi dispiace, amore mio. Ho cercato di proteggerti, di farti andare via prima che fosse troppo tardi, ma non ci sono riuscita.
La falsa Sara ride di nuovo. Oh, che scena commovente, ma ormai è troppo tardi per i rimpianti. Sei tornato di tua spontanea volontà e questo sigilla il tuo destino. Il panico mi assale. Cerco disperatamente una via di fuga, ma la porta alle mie spalle si è chiusa. Sono intrappolato in questa stanza con due versioni di mia moglie, una delle quali è chiaramente una creatura soprannaturale. Cosa volete da me? Chiedo, cercando di guadagnare tempo mentre la mia mente lavora freneticamente per trovare una soluzione. La falsa Sara sorride, mostrando dei denti affilati, quello che vogliamo da tutti i nostri ospiti, la tua essenza vitale, la tua anima. È così che sopravviviamo da secoli. No, grido, lanciandomi verso Sara sul letto, non ve lo permetterò. Ma prima che possa raggiungerla, sento una forza invisibile che mi blocca. La falsa Sara alza una mano ed io vengo sollevato da terra, incapace di muovermi. Sciocco umano, sibila, pensi davvero di poter sfuggire al tuo destino? Mentre fluttuo impotente nell'aria, vedo altre figure materializzarsi nella stanza. Riconosco il cameriere che mi fissava durante la cena, la figura incappucciata che avevo visto nel prato. Tutti guardano con gli occhi famelici. Sara, la vera Sara, si alza dal letto e cerca di raggiungermi. Ti prego, lascialo andare, prendete me al suo posto. Ma la falsa Sara la respinge con un gesto. Oh, non preoccuparti, cara, prenderemo anche te, ma prima vogliamo che lui assista. Chiudo gli occhi, cercando disperatamente di svegliarmi da questo incubo, ma quando li riapro sono ancora lì, sospeso a mezz'aria, circondato da creature che non dovrebbero esistere. In quel momento un pensiero mi colpisce: i nostri figli. Sono al sicuro a casa dei nonni, ignari di ciò che sta accadendo ai loro genitori. Questa consapevolezza mi dà una forza che non sapevo di avere. No, dico, con la voce ferma nonostante la paura. Non mi arrenderò senza combattere. Concentro tutta la mia volontà nel resistere alla forza che mi tiene bloccato. Lentamente, incredibilmente, sento la presa allentarsi. La falsa Sara mi guarda stupita. Impossibile, nessun umano è mai riuscito a resistere al nostro potere. Approfitto del suo momento di sorpresa per liberarmi completamente. Cado a terra, ma mi rialzo immediatamente. Afferro la mano di Sara e la trascino verso la porta. Corri, urlo, mentre le creature si riprendono dallo shock ed iniziano ad inseguirci. Ci precipitiamo giù per le scale, sentendo i passi dei nostri inseguitori alle spalle. Raggiungiamo il salone principale e ci dirigiamo verso l'uscita, ma la porta è chiusa. È finita, sussurra Sara disperata, ma io non sono disposto ad arrendermi. Guardo freneticamente intorno, cercando un'altra via di fuga, e poi la vedo, una piccola finestra laterale abbastanza grande per farci passare. Senza esitare afferro una sedia e la lancio contro il vetro. La finestra si infrange in 1000 pezzi. Aiuto Sara a passare, poi la seguo, ignorando i tagli che il vetro mi provoca. Corriamo verso la nostra auto, sentendo le urla furiose delle creature dietro di noi. Saltiamo dentro ed io metto in moto, schiacciando l'acceleratore. Mentre ci allontaniamo a tutta velocità dal castello Corvino, vedo nello specchietto retrovisore le figure che si fermano al limite della proprietà, incapaci di seguirci oltre. Sara si accascia sul sedile tremante. È finita, siamo salvi. La guardo, ancora incredulo per tutto ciò che è accaduto. Credo di sì, ma non capisco. Come hai fatto a resistere così a lungo? Come hai fatto a non farti possedere completamente da loro? Lei sorride debolmente. L'amore, tesoro, l'amore per te e per i nostri figli è stata la mia ancora, ciò che mi ha impedito di perdermi completamente. Annuisco, stringendole la mano. Il sole sta sorgendo all'orizzonte, illuminando la strada davanti a noi. Lasciamo alle spalle il castello Corvino ed i suoi orrori, consapevoli che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Mentre guido verso casa, verso i nostri figli, una domanda continua a tormentarmi. Quante altre persone sono state vittime di quel luogo maledetto e cosa possiamo fare per fermare tutto questo? Ma per ora l'unica cosa che conta è che siamo vivi, siamo insieme e siamo liberi. Il resto lo affronteremo un passo alla volta.
Guardo Sara, che si è addormentata esausta sul sedile accanto a me. Nonostante tutto l'orrore che abbiamo vissuto, sento una profonda gratitudine. Abbiamo superato una prova che avrebbe distrutto molte coppie e ne siamo usciti più forti. Mentre il castello Corvino scompare definitivamente dalla nostra vista, faccio una promessa silenziosa. Torneremo, non oggi, non domani, ma un giorno, e quando lo faremo saremo preparati, perché ora sappiamo che ci sono cose in questo mondo che vanno oltre la nostra comprensione ed abbiamo il dovere di proteggerci e proteggere gli altri. Per ora però l'unica cosa che voglio è tornare a casa, abbracciare i nostri figli e cercare di dimenticare, almeno per un po', gli orrori che abbiamo vissuto in quella notte di Halloween. Nessuno sente passi, mi avvolgono nel silenzio, figure senza volto con un segreto nascosto. L'aria è fredda e densa, la notte è una promessa, il castello respira e noi siamo solo ospiti. Ombre al castello, mi seguono nel buio, un respiro dietro di me, un brivido che sale. Ombre al castello, la paura mi chiama, io resto qui a ballare nell'incubo che avanza. Il vino sa di ferro, le luci si spengono in fretta, un cameriere scompare e io perdo il controllo. Sussurri nei corridoi, segreti mai detti, e nella notte mi ritrovo senza un'uscita. Ombre al castello, mi seguono nel buio, un respiro dietro di me, un brivido che sale. Ombre al castello, la paura mi chiama, io resto qui a ballare nell'incubo che avanza. Il tuo volto riflesso, ma non sei davvero tu. Le maschere cadono e il gioco si fa reale. Corro via ma sento ancora quel respiro. Le porte si chiudono, il silenzio urla forte. Ombre al castello, mi seguono nel buio, un respiro dietro di me, un brivido che sale. Ombre al castello, la paura mi chiama, io resto qui a ballare nell'incubo che avanza. Sono sogno in realtà, non importa più, nel castello tornerò a cercare cosa resta di noi. Il tuo volto riflesso, ma non sei davvero tu. Le maschere cadono e il gioco si fa reale. Corro via, ma sento ancora quel respiro. Le porte si chiudono, il silenzio urla forte. Ombre al castello, mi seguono nel buio, un respiro dietro di me, un brivido che sale. Ombre al castello, la paura mi chiama, io resto qui a ballare nell'incubo che avanza. Se un sogno in realtà non importa più, nel castello tornerò a cercare cosa resta di noi. Un attimo solo, prima di andare via, volevo presentarti Il villaggio nel bosco, il primo romanzo di Misteri di Mezzanotte. Se ti è piaciuta questa storia e ti piacciono le storie di questo canale, allora non potrai perdertelo, perché ti terrà incollato a lui dalla prima all'ultima pagina. E se segui questo canale, allora potrai immaginare anche la protagonista. Lo trovi su Amazon e ti lascio il link sia in descrizione che in alto nella scheda. Ed attenzione, perché potrai leggerlo gratis se farai la prova di Kindle Unlimited per un mese. Trovi anche quel link nella descrizione.
Siamo arrivati alla fine e non mi resta che salutarti e ringraziarti. Ma prima fammi sapere se ti è piaciuto. Ti chiedo 3 semplici cose. Lascia un like, scrivi un commento ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio qui il link ad un'altra storia che sicuramente ti piacerà. Alla prossima!